Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi voglio parlarvi della morsa da banco della Parkside. L'ho comprata alla Lidl il 23 luglio del 2020 e l'ho pagata 22,99 €. Oggi voglio farvi vedere come si presenta, ma soprattutto come si comporta. Quindi apriamo la confezione e scopriamola assieme. Iniziamo. Allora, il prodotto arriva all'interno di una scatola in cartone semplicissima sulla quale sono riportate alcune informazioni proprio elementari. Quindi vediamo che inclusa nella confezione ci sono due ganasce in gomma per proteggere eventuali pezzi delicati, la ferramenta per poterla bloccare al piano di lavoro, la morsa pesa 5,3 kg e l'apertura dei morsetti è di 100 mm, quindi 10 cm. È tutta in ghisa tranne ovviamente i due morsetti che tengono il pezzo e l'impugnatura per la leva per poterla stringere. Quindi aprendo la confezione all'interno troviamo le due protezioni per le ganasce, la morsa che comunque è abbastanza pesante e poi la ferramenta all'interno di una bustina. Sembra scorrere abbastanza bene, ma prima di vederla da vicino fissiamola temporaneamente al piano di lavoro e facciamo delle inquadrature più dettagliate mettendola anche alla prova. Bene, adesso la morsa è fissata al banco, quindi ci viene più facile anche vederla ed utilizzarla. E allora vediamo innanzitutto le ganasce se combaciano bene. Allora, combaciano bene, da questa parte sono perfettamente a filo sia per quanto riguarda l'allineamento laterale che quello superiore. Da questa parte invece la ganascia esterna, questa di qua, è più alta di 1 mm circa e anche più sporgente, ma questo di qua a mio parere influisce poco, eventualmente si può anche smerigliare e eliminare questo millimetro di differenza, però sarebbe stato meglio obiettivamente se fosse stata perfettamente allineata. Giustifico questi piccoli difetti perché una morsa da 22 euro non possiamo pretendere che abbia prestazioni da morsa che costa centinaia di euro. Sappiamo che una morsa del genere all'interno di un laboratorio di un hobbyista serve più che altro a tenere fermo un pezzo che dobbiamo tagliare, smerigliare, levigare eccetera, quindi non abbiamo bisogno di qualcosa che ci dia una estrema precisione. Il movimento è abbastanza fluido, fa un leggero rumore che penso che sia forse dovuto al fatto che è nuova. Allora, vediamo se ha un fine corsa. Questo per me è un dato importantissimo perché solitamente in alcune morse, aprendo, continuando ad aprire, purtroppo questa parte può staccarsi finendoci sui piedi. Quindi, ok, questa invece si ferma, quindi abbiamo questa sicurezza che non potrà mai accadere che questa parte, continuando ad aprire la morsa, ci faccia del male. Vediamo l'apertura massima che è dichiarata 100 mm, a quanto corrisponde invece nella realtà. Sono 110, quindi 11 cm di apertura. La larghezza invece 100 mm, quindi sono 110%. Ha questa incudine da 70 mm per 70 mm, quindi abbastanza 75 in realtà per 75. Loro qua sulla confezione mi pare che dichiarino 70 per 70 orientative. Questa è un'incudine sulla quale si possono martellare eventualmente dei pezzi, levigare con precisione, forare eccetera. Comunque una base d'appoggio metallica che spesso torna utile. Però vediamo la cosa principale di questa morsa, cioè come serra i pezzi. Diciamo che la morsa riesce a trattenere il pezzo molto bene. Davvero una buona tenuta. Allora, abbiamo queste coperture in gomma perché purtroppo, siccome le ganasce hanno una zigrinatura nella parte interna, se si stringe il pezzo, un pezzo di legno ad esempio delicato, allora lascia la forma delle due ganasce. Vi faccio vedere con questo pezzo quello che accade, che è una cosa normale, accade con tutte le morse. Se io stringo con forza rimane il segno, un segno che purtroppo va a incidere sul legno, quindi non è sicuramente una cosa gradevole se dobbiamo
serrarlo, anche se non si fa mai con la forza che ho impresso adesso, però invece facendo in questo modo, togliendo, il pezzo rimane integro senza alcun segno né da una né dall'altra parte. Queste due parti sono eventualmente removibili perché ci sono qua due viti a brugola che si possono rimuovere, però siccome c'è questa parte che è leggermente non allineata, questa è veramente pochissimo, qua non si sente affatto, qua invece si sente appena. Adesso con la smerigliatrice lo pulisco leggermente, così lo porto allo stesso livello. Adesso sono esattamente allo stesso livello, quindi con pochi secondi di smerigliatrice ho risolto. Vediamo adesso come regge una vite come questa e proviamo a tagliarla. Allora, vediamo se si inclina o se mi lascia tagliare tranquillamente. Allora, la regge perfettamente senza alcun problema, non si è assolutamente inclinata, ci vogliono delle martellate per abbassarla, ma la stiamo tenendo solamente da un lato, quindi se fosse stata bloccata all'interno delle ganasce per almeno metà come adesso, non si sarebbe abbassata assolutamente neanche con le martellate. Infatti si piega, ma non si è abbassata, quindi la stretta di questa morsa è abbastanza aggressiva. Quanto bassa? Perché comunque è pure regolabile attraverso la leva per poter stringere e dare il serraggio corretto. Diciamo che è una morsa economica che ci permette di avere un grosso aiuto, una terza mano all'interno del nostro laboratorio. Certo, non potremo mai fermarci un blocco motore o qualcosa di molto pesante, perché sappiamo, siamo consapevoli che abbiamo speso 23 euro e non possiamo pretendere di avere prestazioni da morsa che costano centinaia di euro. Quindi per me, come morsa economica da utilizzare all'interno del laboratorio, va benissimo. Ma siccome mi piace esagerare, voglio vedere se riesce a ottenere questo scatolato di metallo da 2 mm di spessore, lungo 2,5 m, da 3 per 2 cm. Vediamo se riusciamo a tenerlo dritto. Dovrebbe riuscire ad avere la forza di tenerlo in questo modo. Vediamo se ci riesco o meno. Allora, decisamente sì, riusciamo ad avere la forza di mantenerlo in questo modo senza alcun problema, così si vede meglio. Quindi eventualmente lavorare tranquillamente con la smerigliatrice o qualunque altro utensile, simuliamo di doverlo tagliare in questo modo, riusciamo ad avere la nostra morsa che trattiene il pezzo, e stiamo parlando di un peso, certo non esagerato, però considerevole, quindi diciamo che è un lavoro che anche in ambito hobbistico, questo di qua, non è proprio semplicissimo. Va bene. Un altro grande vantaggio di questa morsa è quello di avere le ganasce che sporgono in avanti e quindi fuoriescono dal piano di lavoro. Io adesso ho messo la base leggermente più esterna perché per una questione strutturale del bancone ho voluto fissarla in modo che prendesse anche la parte principale che sostiene il ripiano e non solamente la tavola, però avrei potuto metterla tranquillamente più arretrata e il pezzo non avrebbe mai colpito assolutamente il piano di lavoro. Quindi questa forma ci permette di utilizzarla anche per bloccare pezzi lunghi che arrivino fino al pavimento senza alcun problema. Invece solitamente le altre morse sono più arretrate e il pezzo batte oltre che sulla parte centrale, quindi sulla struttura,
anche sul piano di lavoro oppure sulla base della stessa, quindi siamo limitati solitamente ad arrivare fino ad una certa altezza. Questo ci permette tranquillamente di utilizzare pezzi che arrivino anche fino al pavimento senza alcun problema. Quindi in caso di necessità possiamo tagliare, saldare, forare eccetera anche pezzi di dimensioni importanti. E allora ragazzi, io ho finito con questo video brevissimo, in realtà su una morsa, soprattutto se non ha il sistema che permette di ruotare il corpo, c'è poco da dire se non dimostrare il suo serraggio e alcuni dettagli. E a me questa morsa, per il prezzo che ha, mi sembra che vada magari abbastanza bene. Mi dispiace che non sia girevole, perché io ne avevo comprato un'altra della Stanley, l'ho anche recensita, mi aveva deluso per la forza di serraggio che non andava più benissimo, possibilmente va bene per altri scopi, ma per l'utilizzo che ne dovevo fare io non mi è piaciuta, e quindi aspettavo questa della Lidl, perché nella versione precedente della Powerfix era girevole, invece questa qua purtroppo è fissa e devo accontentarmi. Cosa dire? Secondo me, se vi serve una morsa economica, che però come avete visto riesce a fare bene il suo lavoro, in ghisa con parti in acciaio, allora non pensateci due volte e compratela, altrimenti attendete qualche modello superiore ovviamente che vada bene per le vostre esigenze, perché questa va bene per un utilizzo hobbistico. Purtroppo la ghisa è formata da una lega che se non è di elevata qualità purtroppo a volte cede all'improvviso, quindi se dobbiamo utilizzarla per pezzi molto pesanti o se dobbiamo serrare in maniera esagerata, stringendo tantissimo, potrebbe esserci il rischio che si spacchi, oppure addirittura se martelliamo con forza sulla stessa, e se si spacca possibilmente qualcosa può finirci sui piedi. È difficile perché la barra filettata arriva fino in fondo, però può finirci sui piedi il pezzo che abbiamo messo sulla morsa, quindi diciamo che è un utensile buono per un utilizzo hobbistico. Detto questo, spero di esservi stato utile, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi do appuntamento a tutti i miei prossimi video, iscrivetevi al mio canale, cliccate anche sulla campanella qua giù in modo da attivare le notifiche e ricevere un'email ogni volta che caricherò un nuovo video, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!